Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Ciao ragazzi, ciao. Lara di Garage & Roll. Ciao Francesco. Ciao, piacere, grazie di averci ospitato nel vostro box. Grazie a voi. Allora amici di Garage & Roll, è passato un po' di tempo dopo l'estate ma siamo tornati. Questa volta siamo in zona talenti. Come sapete in ogni puntata noi andiamo a scoprire un nuovo box, una nuova band e questa volta appunto un nuovo quartiere. Ecco, da un cantautore come Giulio Voci, che magari molti di voi conoscono, che veniva definito come cantautore di quartiere. Ecco, che ci dici di questo quartiere, di questo posto? Pur non essendo mio, ma essendo specializzato in quartieri, il mio quartiere è Appio Latino e insomma Furio Camillo, dove anche io ho un box anche lì. Però adesso siamo una band al completo, anche e il terzo dov'è? Non si è scomodato manco presentato. Sentiamo un velo pietoso. Sentiamo. Chissà se lo troveremo, non lo so, è tutta una scoperta, insomma, una sorpresa. E il box è suo, sì. Qui a Talenti, quindi abbiamo iniziato a esplorare più quartieri. Da quando la ciurma è aumentata e quindi insomma. E da quando avete intrapreso questo percorso insieme? Tutti insieme noi tre, penso che stiamo a un anno quasi preciso in realtà. Questo progetto è nato più o meno all'inizio dell'estate scorsa, si parlava di fine settembre, inizio ottobre, quindi direi che quando siamo nati noi, quindi siamo per noi Garage & Roll, vedi? Hai visto? E quindi è culminato poi in questi giorni che fresco appunto avete debuttato con l'EP, con il vostro EP. Esatto. E si chiama? Siamo molto fantasiosi. E no, giustamente per rimarcare. Ma cos'è? È il terzo! Luca, piacere, Lara, piacere. Ragazzi, ciao. Faccio vedere il box. Grazie. Prego. Grazie. Di Mora. Perché qua ti stavano parlando male di te, stavano dicendo insomma che non ti presenti. Piccolo infortunio in realtà. La vita spericolata da musicisti. Ciao. Questo box è tuo, vero? Questo è mio, sì. Allora raccontaci qualcosa di Ma questo è il mio, è semplicemente il posto dove veniamo a comporre, provare, allestire concerti, quindi è un po' il nostro ritrovo. Sei da tanto che stai qui? È da tanto? Beh sì, una decina d'anni, quindi ormai siamo consolidati. È un po' la nostra seconda casa, è un po' anche il loro. Diciamo, dai. Qual è l'avete fatto tu? Sì, l'abbiamo fatto un po' insieme, un po' pezzo pezzo ci siamo messi, dato che oltre ad essere compagni di band siamo anche degli ottimi compagni amici. di vita. Compagni di vita, beh, non è facile trovarsi così. No, dai, può essere un po' ambiguo. No, siamo anche. Ma ci stanno i poster che ha detto di questo. Dai, allora fateci sentire qualcosa tratto dal debutto, no, di questa band che si chiama Voce, il vostro EP appunto. Sì. 4 brani e niente, buon ascolto allora. Si allontanava per bagnarsi con le onde, chi si sveglia dai suoi sogni per non perdersi un istante. C'eri tu che aspettavi le prime luci del mattino, con gli occhi scuri un po' salati, io mi sono perso lì. La via piedi nudi sulla vita, e con lo sguardo che accendeva le mie fantasie, c'eri tu. Amici di Garage & Roll, ciao, bentornati, è un giro di boa perché Garage & Roll compie un anno e ripartiamo con una nuova stagione, ne vedremo
di tante andiamo a scoprire. Oggi nuova scoperta, io intanto c'è niente da scoprire, faccio il caffè come al solito. Qui c'è da festeggiare oggi, Esatto, perché anche loro compiono un anno, quindi esatto. poi grande brindisi con il caffè oggi. Esatto. E magari dopo pure qualcosa. Con qualcos'altro, il caffè Quello a solo in camere diretta. spente, a camere spente. Allora Lara, presentaci questa nuova sì, band. intanto si presentano soli, intanto prima già li abbiamo visti, sono i Voce e sono... Giulio. Luca. Francesco. Ecco. E io sono Giorgio. Nessuno interessa, Era solo per chiudere il sinceramente. giro. Beh, no, prima di tutto, insomma, da pochissimi giorni è uscito il loro EP che si intitola appunto Voce. Voce, sì. E volete dirci qualcosa riguardo alla genesi di quest'album, ragazzi? È stato concepito appunto già più o meno l'autunno scorso. Abbiamo iniziato a scrivere delle canzoni prendendo spunto. Ne approfitto per salutarlo da un mio amico, un nostro amico con il quale abbiamo iniziato a scrivere delle canzoni in maniera molto spontanea, che è un giornalista, Stefano Orsini. Ah, salutiamo Stefano. Ciao Stefano. È nato tutto in maniera molto naturale, su una barca, stavamo in mezzo al mare e abbiamo iniziato a scrivere delle canzoni. Da lì poi piano piano abbiamo iniziato a scrivere altre cose e ci è venuta l'idea di portare un concept che però proporremo più in là con un vero e proprio album. Adesso abbiamo estratto questo EP di 4 brani, abbiamo anche rivisto arrangiamenti, modo di suonare, però ci soddisfa molto. Beh sì, li abbiamo sentiti anche, insomma, gli amici di Cara Cernolla avranno modo di sentire durante la puntata e quindi cosa, cioè, un gruppo come il vostro appunto che si chiama Voce, mi viene naturale, anche magari un po' retorico chiedervi, però a cosa volete dar voce con le vostre musiche? A noi, canzoni? a noi. Lasciami qua, tanto su queste panchine qualcosa da fare, qualcosa ci sta. Tanto su queste vite qualcuno ha già scritto e scriverà ancora di storie vissute, di storie a metà. La mattina non c'è più nessuno che le racconterà. Voce, anche se può sembrare semplice, in realtà l'abbiamo scelto perché prima è diretto, voce, secco, Beh, sì. arriva. E soprattutto perché nel nostro progetto non c'è qualcuno in particolare che prende, arriva, dirige e fa un pochino tutto quanto, ma ognuno ha voce all'interno del progetto. A livello di scrittura, di composizione, a livello di tutto quanto, oltre il fatto che quando scriviamo, arrangiamo, cerchiamo di farlo sempre a 3 voci, quindi le linee, c'è sempre una linea melodica e 2 cori paralleli, quindi a tutti gli effetti siamo un'unica voce. Esatto, Un'unica sì, voce, sì, ci piace. Questo è stato il bello un po' della band, perché noi ci siamo conosciuti circa un anno fa, però abbiamo anche suonato in diverse situazioni, io con Giulio, con Francesco. Però ci siamo trovati in questo progetto in cui sono confluite sono tutte le tutte le nostre influenze influenze e siamo riusciti a metterci allo stesso livello e a contribuire in maniera paritaria a tutte le canzoni praticamente. Sì, Quindi c'è non è creata più una sinergia, si vede che era un'entità molto giusto. unica. capito? E nelle varie È una vesti, bella cosa. diciamo, di voci, oggi li abbiamo sentiti in una chiave acustica. Volevo sapere, ecco, se ci sono anche altre vesti, diciamo. Beh, noi adesso sì, abbiamo presentato questi brani in versione acustica, però già ascoltando l'EP si sente un suono, una ricerca di suono molto più complessa, molto più studiata e mirata. Ok. Abbiamo 2 set. Oserei dire anche Elettrico, è una acustica. Oserei dire anche moderna, E che anche è una moderna, cosa sì. che magari rispetto al passato c'è stata questa ricerca di rendere tutto molto semplice e richiamare quello che poi è il nostro mondo, quindi appunto anche il mare, la spiaggia, la festa e la caciara, e in senso buono, un po' più ricercato come suoni, ma sempre cercando di restare molto, molto semplici, molto essenziali. Certo, diretti. È Perché diretti non sempre anche, la esatto, semplicità è sì. sinonimo di banalità, al contrario, no? È arrivare
Ok, no. E dove possono trovare i nostri ascoltatori, i nostri spettatori il vostro album? Dove? Siamo ovunque. Non ve ne sparite. No, siamo dalle fottute pazzette. Beh, i soliti tutti gli store online, quindi Spotify, iTunes, Deezer. Mo c'è pure YouTube Music, quindi Music, Amazon, stavo per dire. Play Plana per Store, Amazon. Anche al semaforo masterizzato. Anche al semaforo. Ma soprattutto al semaforo. C'è anche qualcuno che si dà da fare. Hanno ai sguinzagliato semafori, qualche sì. amico tra i semafori. Qualche altro amico pirata. Poi ci sono masterizzati anonimi, però quelli senza etiche. Esatto, scritti a penna. Sì. Sì. Un dubbio. Allora, io una domanda che avevo sul disco nuovo. Una volta ho visto un'intervista dei Negrita che parlavano di un disco nuovo e disse: ci sono sempre quelle 3 cose che non ci piacciono. Dice, perché se aggiustiamo quelle 3 cose poi non ce ne piacciono altre 3, no? Quindi diciamo, non lo so, 3, 5 diciamo. Lui è un Quindi, po' perfezionista. Volevo dire questo qua, qual è diciamo l'approccio nel finire un disco? C'è sempre qualcosa che non vi piace? Aspettate che sia tutto perfetto? Perché io, per esempio, tanti amici miei bravi, per non fare questo disco che c'era sempre qualcosa da modificare, è finita la band. Allora volevo sapere qual è un sano approccio nel dire questo progetto è finito. Siamo arrivati quasi a quel punto. Esatto. Di dire basta. Siamo arrivati alla fine. Ma non l'ho detto a caso, Sì, non l'ho detto evidentemente a caso. non è una cosa molto comune. Siamo arrivati a fine progetto, a fine registrazione, anzi al missaggio. Il missaggio ci ha tagliato un po' le gambe a livello perché stavamo un po'. Questo è vero, però voglio dire una cosa, durante la composizione, la scrittura in studio, una cosa bella è stata che siamo stati molto naturali e tutto è andato molto liscio. Nonostante fossimo insieme da pochi mesi, siamo stati veloci in studio e siamo venuti fuori con le parti abbastanza. Ci siamo proprio divertiti. Fluida, quindi Ci siamo proprio divertiti. Scrittura, secondo me è registrazione, nato anche composizione. una bella alchimia dentro lo studio, quindi. E poi avete fatto anche dei diventa un po' la nostra video, forza. avete fatto che presto si potranno vedere, no? Sì, sì, Possiamo sì, svelare quello- qualcosa al pubblico? Certo, abbiamo fatto vari video live, sia acustici che elettrici, che uno elettrico. Sì, però li vedrete piano piano che escono i singoli dell'EP. E tra un concerto e l'altro che speriamo, no, ma farete, insomma, Certo, adesso mi immagino certo, che partirete con una carrellata di concerti, no? E chissà, insomma. Tra l'altro, a proposito di video, è uscito effettivamente prima dell'EP, è uscito il primo singolo dell'EP che è Il Barista, la canzone, dove con tanto di abbiamo video ufficiale sì. che si trova su YouTube, quindi cercate Voce Il Barista. Il Chitarrista è una bellissima canzone, poi parla un po' del disagio giovanile, o no? Sì, Io l'ho interpretata così, ho interpretato il disagio giovanile, insomma, dei giovani, no, che È tratto da una storia vera, ecco. quindi anzi che sono Questo vuol dire. tante storie vere. Trae ispirazione, insomma, dalle storie di gente che ti circonda, no? Certo, sì. Hai una vena cantautorale, ce l'avete poi, insomma, un po' tutti, come quello sì. dicevate Quello ci prima. accomuna, sì. Qua il caffè non sta uscendo ancora, quindi Ci siamo possiamo quasi. fare Secondo me tante domande ancora. se è una domanda clou, vai con Io la c'ho una domanda domanda clou. clou. Vai col domandone, Perché in questo apriamo la momento busta. parlando appunto di giovani e di disagio parlavamo, però non so se si può collegare. Voglio chiedervi, dato che siete insomma da poco nati come band, se inseguite la corsa al successo oggi, cioè del tutto e subito, quindi se partecipereste al talent oppure no, se lo vedete come una vetrina positiva o al contrario preferite fare un'esperienza un po' più, insomma, farvi le ossa giorno per giorno nei locali, insomma, la gavetta. Non so se abbiamo una risposta. Se abbiamo una Noi risposta. ne abbiamo parlato in realtà. Esatto, però non so se abbiamo una risposta Non c'eri ancora. uniforme. Mi porti lontano nella verità. In realtà dico, Vai. ora come ora non ci stiamo pensando. Taglia. Ok, Primi insomma, attriti. intanto fate la Cioè, vostra. dobbiamo fare il nostro percorso, questa è la cosa. E abbiamo, almeno a noi, abbiamo dimostrato che con i tempi giusti si realizzano le cose giuste. Anche se poi alla fine in realtà non gliene frega niente a nessuno e tocca uscire subito, quindi siamo contro per tendenza. quello, se da questo uno è punto di bravo, come dice, se uno è bravo e fa un bel lavoro emerge, insomma, quindi non c'è bisogno, Si no, spera. per Si spera. me, no. Ok, il domandone è stato fatto, quindi adesso arriva il momento del caffè alla grande. Il caffè, allora
caffè. No, è un caffè bello. Questo è il caffè vero. È un caffè Ma c'è per pure la musica. canzone parte. Pure al box lo sanno fa caricetta di Luca, però nella compagno dice alla precisa ma E l'ha fatta! ecco la influenza. Vieni qui e sarai come sei. Non c'è finzione, ma solo un covo di passione. Oste questa notte portaci da bere, che domani si salta e poi si partirà. Ancora per mare tramonta il sole, ci troverai dove il tempo gonfia le vele. E sventola la Jolie Rouge, sventola la Jolie Rouge. Allora, abbiamo una novità per questo momento caffè, abbiamo addirittura una telefonata del pubblico. Tutti quelli che avete messo like sulla nostra pagina di Facebook, vediamo chi è stato Speriamo estratto. che si senta, tu dici Speriamo che che si regge sente la se la tecnologia funziona. Pronto? 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 Ciao, sì, si Pronto? sente, Miracolo, ci sentiamo. Ciao, allora, nome da dove ci chiami? Ciao, mi chiamo Marco. Marco da dove? Ciao Marco! Ciao, chiamo da Bari. Da Bari, ok Marco, allora grazie per aver partecipato al nostro Ciao, concorso. ragazzi. Ciao, Marco. Hai la possibilità di fare una domanda ai voci, allora prego, che gli volevi chiedere Marco? Sì, ragazzi, qual è il vostro concerto migliore che avete fatto? La cosa più bella? Si vede che Marco è giovane, non vede l'ora di suonare al suo primo concerto. Comunque grazie Marco per la domanda. Ciao! Ciao Marco, nel risponderti ti ringraziamo, ti salutiamo e rispondo io, rispondiamo insieme. Se siamo d'accordo sullo stesso concerto, penso di sì. Penso di sì. Beh, sicuramente proprio di recente, il 7 settembre, abbiamo fatto un bellissimo concerto per un festival che si chiama Periferica a Monterotondo, su un bellissimo palco. Abbiamo fatto da apertura a Lucio Leone e Giancane, è stato veramente un bel concerto. E la cosa bella è che la nostra produzione video, che salutiamo Visionaire, ha realizzato un video ufficiale del concerto che uscirà, quindi se voi state collegati su Marco e non solo, su Facebook, su Instagram, su YouTube, eccetera eccetera, a breve vedrete questo video e altri che abbiamo realizzato, quindi penso che quello è stato il concerto che Abbiamo un gadget da lasciare. No, è proprio un gadget. Un gadget, io ho detto Dice un un applauso, gadget, no, facciamo un gadget. gadget. Abbiamo solo uno perché Abbiamo il un- signorino si è dimenticato tutti gli altri adesivi. Quindi la prossima volta no, che si noi era li rotta la vedremo, stampante, gli si era dobbiamo rotta una la maglietta stampante. e 4 adesivi. Segnatevi alla pagina di Garage Roll, ma soprattutto al nostro canale YouTube, questo per avere i nostri gadget e anche per avere la fortuna come Marco oggi di parlare con la prossima Con la band. con la prossima band. Molto simpatico Marco. Se volete Molto simpatico. i contatti dei voce li abbiamo dati, ma li ripetiamo. Voce Band, se cercate voce tutto maiuscolo, altrimenti /facebook.com/voce band, su Instagram voce e su YouTube voce. Il disco lo trovate ovunque, anche nei semafori, nelle bancarelle, sì. diciamo. E nei Vi sotterranei. troverete a sotterranei, canticchiare sì, perché sì, è una canzone Sulle più spiagge richiamata anche, sulle spiagge. Ah, sulle spiagge. Sì, sì. Invece Quindi- se siete una band e volete partecipare a Garage and Roll, scrivete a garageandroll@gmail.com e niente. E assaggerete il nostro fantastico buonissimo caffè. È ottimo. Era buono, veramente buono. Va bene, allora buona musica e ci vediamo presto. Ciao. Esatto. Ciao a tutti, Hasta grazie. Hasta luego. La Ragazzi. tortuga. Ciao. Oste questa notte portaci da bere, che domani si salta e poi si... Nella prossima puntata di Garage and Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage and Roll. sventola la Jolie